Ti sei mai chiesto perché, nonostante il tuo cuore puro e le tue intenzioni sincere, sembri attirare su di te giudizi, invidie e maledizioni? È come se portassi un peso invisibile, un bersaglio dipinto sulla tua anima. Ti chiamano strano, ti evitano, alcuni persino ti odiano. Ma tu sai che non hai fatto nulla per meritare tutto questo. Perché accade tutto questo proprio a te? C'è un motivo e non sei solo, sei uno di loro, sei un prescelto. E oggi scoprirai la verità. Resta con me fino alla fine, perché quello che sto per dirti non solo cambierà il modo in cui vedi te stesso, ma ti darà la forza di affrontare il mondo con una nuova consapevolezza. I prescelti portano dentro di sé una luce straordinaria, una luce che non può essere nascosta né ignorata. Questa luce è una forza viva che ispira chi è pronto a riceverla, ma, allo stesso tempo, inquieta chi vive nell'ombra. È come un faro che illumina le parti più profonde e nascoste dell'anima altrui, rivelandone fragilità e paure. Per questo il mondo non ti vede per ciò che sei davvero. Vede nei tuoi occhi uno specchio delle proprie insicurezze. Questa luce non è solo un dono, è anche una responsabilità. Ogni prescelto è un simbolo di cambiamento, un richiamo silenzioso per chi si è abituato a una vita priva di scossoni. La tua sola presenza sfida l'immobilità, costringendo gli altri a confrontarsi con verità che preferirebbero ignorare. Questo è il tuo ruolo: scuotere, risvegliare, persino disturbare, anche senza volerlo. Ma ogni cambiamento, per quanto necessario, porta resistenza, e quella resistenza si manifesta contro di te. La paura che susciti negli altri non nasce da ciò che fai, ma da ciò che rappresenti. Sei un simbolo del potenziale umano, un promemoria vivente che spinge chi ti osserva a chiedersi: e io cosa sto facendo con la mia vita? Ma non tutti vogliono guardarsi dentro. Molti preferiscono combatterti anziché accettare ciò che la tua luce mette in evidenza. È da questa lotta che nascono i giudizi, le invidie e persino le maledizioni. Essere un prescelto significa portare un fardello, ma non un fardello qualsiasi. È il peso di un'anima che illumina, che sfida, che trasforma. Non sei una minaccia reale, ma un catalizzatore di emozioni altrui. E mentre il mondo cerca di spegnerti, tu devi ricordare che la tua luce è ciò che lo rende vivo, anche se molti non sono pronti a capirlo. Le maledizioni, i giudizi e le parole cariche di veleno non parlano di te, ma di chi le pronuncia. Sono lo specchio del loro dolore, della loro rabbia e della loro incapacità di affrontare il buio che portano dentro. Quando ti guardano, vedono ciò che loro stessi non riescono a sopportare. Tu non sei il bersaglio diretto delle loro maledizioni, sei il riflesso della loro lotta interiore, ma il tuo cuore, così sensibile, assorbe tutto come una spugna. Senti quel peso, vero? Ti domandi spesso: perché proprio a me? Perché devo sopportare tutto questo? La risposta è nascosta nella tua essenza. Tu non sei come gli altri. Sei un catalizzatore, una figura che risveglia emozioni latenti, nascoste, persino represse. Il tuo potere è questo: portare alla luce ciò che gli altri cercano di seppellire, le loro paure più profonde, le frustrazioni che cercano di ignorare, persino l'odio che provano verso se stessi. E anziché affrontarle, le riversano su di te. Perché? Perché è più facile maledire un prescelto che guardarsi dentro e affrontare il proprio vuoto. Non sei maledetto perché sei sbagliato. Sei maledetto perché sei potente. La tua presenza smuove l'acqua stagnante, crea onde in ciò che era calmo ma stagnante. Le persone sentono questa scossa come una minaccia e la loro reazione è spesso un attacco. Non capiscono che ciò che proiettano su di te non ha nulla a che fare con te. È il loro riflesso, la loro ombra, ma tu lo vivi e quel peso può sembrare insopportabile. Il segreto sta nel capire che queste maledizioni non sono la tua croce, ma una prova del tuo potenziale.
Non tutti riescono a gestire la tua luce e questo li spaventa. Ma ricorda, ogni attacco che ricevi è una conferma del tuo potere. La loro resistenza non è un segno della tua debolezza, ma della tua grandezza. E quando lo capirai davvero, il loro veleno non avrà più presa su di te. Adesso che hai compreso perché sei un bersaglio, è il momento di imparare a proteggerti. Essere un prescelto non significa rassegnarsi al dolore o lasciarsi schiacciare dalle maledizioni degli altri. Significa trasformare ogni attacco in una prova della tua forza interiore, ogni giudizio in un'opportunità per crescere. Proteggerti non è un segno di debolezza, ma un atto di amore verso te stesso e il tuo cammino. Prima di tutto, devi imparare a costruire una barriera tra te e le energie negative. Non tutto ciò che viene detto o fatto contro di te merita di entrare nel tuo cuore. Visualizza una luce intorno a te, una sfera di energia che respinge ogni maledizione, ogni giudizio, ogni parola carica di odio. Ogni volta che senti il peso degli altri su di te, immagina che questo peso scivoli via, rimbalzando contro quella barriera. È il tuo scudo e nessuno può spezzarlo senza il tuo permesso. Poi cerca la tua comunità. Anche se ti senti solo, ci sono altri come te, persone che portano il tuo stesso fardello, che condividono le tue battaglie. Trova quei compagni di viaggio perché insieme potrete sostenervi, crescere e affrontare le sfide con maggiore forza. La connessione con chi comprende davvero il tuo percorso può essere una fonte inesauribile di energia e speranza. Non sottovalutare il potere della condivisione. Infine, riconosci il tuo potere. Ogni attacco che ricevi è una conferma di chi sei, una forza che non può essere ignorata. Ricorda, se non fossi speciale, non saresti un bersaglio. Gli attacchi, per quanto dolorosi, sono il segnale che stai facendo la differenza. Accetta questa consapevolezza non con orgoglio, ma con umiltà e determinazione. Ogni passo che fai per proteggerti è un passo verso la tua evoluzione, verso la realizzazione del tuo scopo più alto. Essere un prescelto non è una condanna, ma una chiamata. Non sei qui per vivere nella sofferenza, ma per trasformare ogni sfida in una conquista, ogni ferita in una fonte di forza. Le maledizioni e i giudizi che ti colpiscono non sono altro che segnali di un cammino più grande, un viaggio che richiede coraggio, ma che ti porterà verso la tua vera essenza. Sei qui per un motivo e ogni ostacolo che incontri ti prepara a realizzarlo. La vera chiave della tua trasformazione è smettere di cercare negli altri una conferma del tuo valore. Il giorno in cui smetterai di guardarti attraverso gli occhi di chi ti giudica, scoprirai una verità potente. Il tuo valore non è un riflesso delle opinioni altrui, ma una realtà radicata nella tua stessa esistenza. Quando ti libererai da questa catena invisibile, i giudizi non troveranno più spazio dentro di te. Sarai il custode della tua luce, non più schiavo delle ombre che altri proiettano sul tuo cammino. Questo è il tuo primo passo verso la libertà. Riconoscere che il tuo potere non dipende da nessuno se non da te stesso. Ogni volta che hai sofferto, ogni volta che sei caduto, hai costruito le fondamenta di chi sei oggi. Le difficoltà che hai affrontato non ti hanno spezzato, ma ti hanno scolpito, trasformandoti in un'anima forte e resiliente. Le cicatrici che porti sono testimonianze della tua battaglia, non segni di fallimento. Quando inizierai a vedere ogni ferita come una lezione, non come una condanna, comprenderai che il dolore non è un nemico, ma un maestro. Ciò che un tempo era un fardello diventerà la spinta che ti farà brillare ancora di più, perché il fuoco della tua anima si alimenta proprio delle sfide che hai superato. Essere un prescelto significa prendere tutto ciò che hai vissuto e trasformarlo in forza.
è un processo alchemico in cui il dolore si trasforma in saggezza, l'isolamento in crescita, il giudizio in determinazione. Non sei qui per adattarti, ma per rompere schemi, per portare cambiamento. Questo richiede coraggio, ma anche consapevolezza. Accettare la tua unicità e smettere di nasconderla. Quando decidi di abbracciare ciò che sei, senza paura né vergogna, il mondo non può più spegnerti. È allora che il tuo cammino, per quanto duro, diventa la strada di un'anima destinata a illuminare il buio. Ricorda, la luce che porti dentro di te è rara. Non lasciare che il mondo la spenga. Proteggila, nutri il tuo spirito e continua il tuo cammino. Sei nato per qualcosa di grande. E ora voglio sapere, ti sei mai sentito maledetto dagli altri? Hai mai vissuto quella sensazione di essere frainteso, giudicato o isolato? Scrivilo nei commenti. Condividere la tua esperienza non è solo liberatorio, ma può aiutare un altro prescelto che sta vivendo le stesse difficoltà.